Bene ragazzi, bentornati. Parliamo sempre di Aristotele, ovviamente. Questa volta illustriamo la teoria dei mutamenti o dei movimenti, che per Aristotele sono la stessa cosa, che ci porteranno poi anche a descrivere il cosmo, l'astronomia aristotelica. Ho con me Sofì, che ho capito che in queste video lezioni non vuole molto starci, non vuole partecipare. Guardate com'è bella la mia gattona Sofì. Forse è un pochino stanca, vero? La lasciamo andare. E parliamo della teoria dei mutamenti oppure dei movimenti. Vi ho già detto in un'altra video lezione che per Aristotele i mutamenti oppure i movimenti sono la stessa cosa. Perché Aristotele ha un'impostazione finalistica in tutto e per tutto, in tutti i campi del sapere, e quindi per lui anche un movimento è qualcosa di finalistico, d'accordo? Non è soltanto qualcosa di meccanico, di efficiente. Un movimento è un passaggio dalla potenza all'atto. Quindi mutamenti oppure movimenti per Aristotele sono la stessa cosa. Il mutamento, qualunque tipo di mutamento di una sostanza, avviene attraverso il movimento, ma il movimento a sua volta è visto come un mutamento, una trasformazione, non solo come uno spostamento di un oggetto da una regione dello spazio all'altra. Allora, Aristotele parla di quattro tipi di mutamenti o di movimenti. Il primo sono i mutamenti o movimenti secondo la sostanza. Che cosa vuol dire? Sono mutamenti in cui c'è la generazione o la corruzione. Mutamento secondo la sostanza significa che una sostanza che non c'era viene all'essere, nasce, o una sostanza che c'era prima cessa di essere. Quindi mutamenti che portano a generazione e a corruzione, per esempio a nascita e morte, ma non solo, sono tutti mutamenti in cui appunto una sostanza che non c'era viene all'essere oppure una sostanza che c'era cessa di essere. Posso riproporre lo stesso esempio che ho fatto in una lezione precedente. Per esempio, io ho una sostanza che ha la forma del tavolo. Ricordate che la sostanza è sostanza non in quanto materia, il legno del tavolo, ma in quanto forma. La morfologia, la destinazione d'uso e la finalità è quella, la definizione è quella del tavolo. Io prendo il tavolo, lo taglio in due e lo trasformo in due sgabelli, d'accordo? Questo è un mutamento secondo la sostanza, perché vi era una sostanza, il tavolo, che è scomparsa, è venuta meno, e sono venute fuori due sostanze che prima non c'erano, cioè i due sgabelli, d'accordo? Mutamenti secondo la sostanza, e sono questi. I mutamenti secondo la quantità. I mutamenti secondo la quantità non coinvolgono la sostanza, cioè c'è una sostanza che permane nell'essere, muta soltanto un accidente o più accidenti che riguardano la quantità. Quindi questo tipo di mutamento fa riferimento non alla categoria sostanza, ma alla prima delle categorie accidentali, cioè quelle della quantità. Per esempio, nelle persone anziane le orecchie si ingrandiscono, d'accordo? E quindi cambiano la loro quantità, però sono sempre le stesse orecchie, cioè la sostanza orecchio resta lo stesso, semplicemente si accresce, quindi cambia non la sostanza come nel primo tipo di mutamenti, ma la quantità, cioè un accidente quantitativo della sostanza, la sostanza resta la stessa. Cioè si tratta in questo secondo caso dei mutamenti di accrescimento oppure di diminuzione. Il terzo tipo di mutamenti fa riferimento alla seconda categoria accidentale di qualità. Quindi ci sono, vedete, due tipi di mutamenti che riguardano le due prime categorie di accidenti che evidentemente per Aristotele vengono considerate più importanti delle altre categorie accidentali. Il mutamento secondo la qualità è quando appunto una sostanza continua a esistere, cambia solo uno o più dei suoi accidenti, cioè gli accidenti di qualità. Per esempio il trascolorare, ok? Il colore è una qualità.
Se un oggetto ha un colore rosso vivo, ma questo colore rosso sbiadisce, si trasforma in un rosso un po' spento, questo ovviamente è un mutamento o movimento secondo la qualità, perché è cambiato il colore. Se una sostanza ha un odore di un certo tipo, poi cambia il suo odore, cambia appunto anche la qualità, perché anche in questo caso perché l'odore è una qualità e quindi è un mutamento secondo la qualità. Il quarto tipo di mutamenti è particolarmente significativo e si tratta dei mutamenti locali o di traslazione. Cos'è un mutamento oppure un movimento locale o di traslazione? È, secondo Aristotele, il mutamento che è alla base di tutti gli altri mutamenti, è il movimento che è alla base di tutti gli altri movimenti. Il movimento locale o il mutamento locale o di traslazione è ciò che nella scienza moderna più propriamente si chiama movimento, mentre gli altri, insomma, non sono propriamente dei movimenti secondo la scienza moderna, però adesso vediamo perché Aristotele è abbastanza scientifico. Il movimento o il mutamento locale di traslazione è semplicemente il passaggio di una sostanza, per esempio di questo oggetto A, da una regione dello spazio a un'altra regione dello spazio. La sostanza A prima si trovava in questa regione dello spazio, poi l'ha liberata perché si è mosso, questa sostanza si è mossa, si è spostata, vedete A ha liberato una regione dello spazio ed è andata alla fine del movimento a occupare un'altra regione dello spazio. E quindi questo è il movimento vero e proprio, secondo Aristotele, che è alla base di tutti gli altri mutamenti o movimenti, cioè il moto locale, lo spostamento del corpo dello spazio è alla base anche per esempio del mutamento o movimento secondo la sostanza. Quando una sostanza perisce oppure nasce, lo fa perché ci sono porzioni di materia che si spostano, d'accordo? Stessa cosa il mutamento secondo la quantità. Quando un oggetto si accresce oppure diminuisce le sue dimensioni è perché vi sono particelle di materia che si uniscono, ok, oppure si staccano da questa sostanza. Quindi perché la quantità aumenta o diminuisce? Perché c'è uno spostamento, c'è un movimento locale, d'accordo? La quantità di una sostanza aumenta quando c'è una porzione di materia che da un altro spazio è venuta ad ingrossare questa sostanza, oppure una sostanza diminuisce, dimagrisce, diminuisce la propria quantità perché una parte di essa, cioè una porzione di materia di quella sostanza, si stacca dalla sostanza e si sposta verso un altro spazio. Stessa cosa quando si cambia colore in una sostanza perché c'è appunto ci sono delle particelle di materia che si sono spostate da un posto all'altro. Quindi Aristotele è abbastanza in linea con la scienza moderna da questo punto di vista. Il movimento locale o di traslazione in realtà è alla base anche degli altri tre tipi di movimento o di mutamento. Resta il fatto che, a differenza della scienza moderna, Aristotele considera, come vi ho detto, qualsiasi movimento una forma di mutamento. Anche il passaggio di uno spostamento di una sostanza A da una regione all'altra dello spazio, per Aristotele, questa è vista finalisticamente, si tratta del passaggio da una potenza all'atto. Quando la sostanza A è ferma nella sua posizione di partenza, questa sostanza A è potenzialmente una sostanza che si può spostare nella posizione di arrivo. Quando la sostanza A si è mossa e ha concluso il suo movimento, ha raggiunto il suo fine, d'accordo? È passata dalla potenza all'atto, si è attuata perché la potenzialità che c'era prima di spostarsi in un altro luogo si è realizzata e quindi è passata dalla potenza all'atto, ha realizzato un fine. Quindi attenzione, comunque il movimento locale o di traslazione, lo spostamento di una sostanza da una regione all'altra dello spazio è alla base anche degli altri movimenti o mutamenti e i movimenti locali o di traslazione, attenzione, per Aristotele sono di due tipi. Possono essere movimenti
naturali oppure movimenti violenti. Quali sono i movimenti naturali? I movimenti naturali che avvengono appunto finalisticamente, cioè avvengono spontaneamente, da soli, idealisticamente, senza una causa esterna del movimento. Vedete quanto sia grande, insomma, quanto sia spiccato il finalismo di Aristotele, sono quelli che portano, attenzione, ogni corpo verso il suo luogo naturale. Che cos'è il luogo naturale? La Terra è costituita da quattro sfere che corrispondono al luogo naturale dei quattro elementi, proprio quelli dei presocratici, gli elementi presi dalla tradizione, cioè terra, acqua, aria e fuoco. Al centro c'è la Terra, c'è il pianeta Terra, che è il luogo naturale dell'elemento Terra, perché il pianeta Terra è costituito principalmente nella sua massa interna dell'elemento terra, d'accordo? Poi immediatamente sopra la terra ci sono i fiumi, i mari, gli oceani, quindi c'è subito sopra la terra, no, la sfera dell'acqua, cioè il luogo naturale dell'elemento acqua. Subito sopra l'acqua cosa c'è? C'è l'elemento aria, d'accordo? L'elemento aria dove stanno le nuvole, insomma, noi la chiameremmo la nostra atmosfera, però l'atmosfera ha un'altra quarta sfera più esterna, quella del fuoco, che è appunto la più esterna. Cosa sono i movimenti naturali? Sono i movimenti di sostanze, di oggetti, di cose che spontaneamente, senza essere mossi da nessun movente, senza aver avuto il loro movimento impresso in qualche modo né da una forza gravitazionale, per esempio, né da una forza inerziale per contatto, spontaneamente si mettono in moto per raggiungere il proprio elemento naturale. Che significa? Per esempio, perché i gravi, i corpi terrosi, i gravi cadono verso la Terra? Non certo per attrazione, non certo per attrazione gravitazionale, secondo Aristotele. Capite? I corpi, i gravi in caduta libera verso la Terra, si spostano verso la Terra perché hanno un movimento che ha un'origine finalistica, ha un'origine ideale, non deriva da un contatto, da un'attrazione o comunque da una causa esterna. Semplicemente gli oggetti, le sostanze come i gravi, le pietre o quelle sostanze pesanti, essendo costituiti soprattutto dall'elemento terra, si mettono spontaneamente in movimento per raggiungere il proprio luogo naturale che si trova all'interno del sistema, cioè il luogo naturale dell'elemento terra. Per questo i gravi, i corpi, le pietre pesanti, costituite soprattutto dall'elemento terra, vanno verso il basso perché vogliono unirsi, d'accordo? Vogliono raggiungere il proprio elemento naturale, non perché qualcosa li abbia spinti o li abbia attratti. Allo stesso modo, perché il fuoco va verso l'alto? L'ascesa del fuoco dipende dal fatto che il fuoco spontaneamente, da solo, tende ad andare verso l'alto perché il luogo naturale dell'elemento fuoco è verso l'alto e il più esterno del sistema è la sfera del fuoco, è quella più esterna. Allo stesso modo, perché l'acqua cade dalle nuvole attraverso la sfera dell'aria? Perché l'elemento naturale, il luogo naturale dell'elemento acqua è immediatamente sopra la terra, è costituito dai fiumi, dai mari e quindi l'acqua delle nuvole si trova troppo in alto rispetto al suo luogo naturale, cade verso il basso perché il luogo naturale delle acque, dell'acqua, si trova più in basso rispetto all'elemento aria, così come il vapore acqueo, o qualunque vapore, no? L'aria va verso l'acqua quando si trova verso il basso perché cerca di raggiungere l'elemento, il luogo naturale dell'elemento aria che si trova sopra la terra e sopra l'acqua. Quindi questi sono movimenti spontanei, sono movimenti
naturali, d'accordo? Questi sono i movimenti naturali del mondo terrestre. Aristotele intende per mondo terrestre non solo il pianeta Terra, ma anche la zona circostante alla Terra, quella che noi magari chiameremmo atmosfera, d'accordo? Questi sono, attenzione, i movimenti naturali. Ci sono però, abbiamo visto nei movimenti o mutamenti locali di traslazione, non solo quelli naturali, ma anche quelli violenti. Attenzione, i movimenti violenti sono i movimenti, non sono movimenti spontanei in cui ogni sostanza costituita prevalentemente da ognuno di questi quattro elementi spontaneamente si muove verso il luogo naturale di ognuno di questi quattro elementi. Sono appunto movimenti violenti, quindi un movimento violento ha bisogno di un movente, cioè di una causa esterna del movimento. Il movimento violento è un movimento che viene impresso in una direzione differente rispetto alla direzione del luogo naturale. Per esempio, se io con la mia mano lancio una pietra verso l'alto, questo è un movimento violento, no? Perché io forzo la pietra, che è costituita prevalentemente da elemento terra, a non andare verso il basso, come i gravi che cadono verso il centro della terra, come dovrebbe essere. Io forzo o impedisco il suo movimento naturale. La pietra dovrebbe andare verso il basso, ma io la lancio verso l'alto, d'accordo? Questo è un movimento violento, cioè un movimento che porta la pietra ad andare in una direzione diversa da quella che la ricongiungerebbe al suo luogo naturale. Per esserci un movimento violento deve esserci un movente esterno al corpo che imprime il movimento al corpo, per esempio la pietra, quindi la pietra è il mosso e invece la mia mano è il movente, ok? Il movente del movimento violento viene chiamato da Aristotele il motore immobile. Quindi nell'esempio che ho fatto, la mia mano è il motore immobile, cioè il kinun, il movente, il kinun che provoca la kinesis, cioè il movimento, mentre il sasso che va verso l'alto di movimento violento, di movimento innaturale, è il kinumenon, cioè il mosso, d'accordo? Deve essere un motore immobile. Attenzione, Aristotele chiama il motore immobile non nel senso che noi diamo oggi alla parola immobile. Per immobile Aristotele intende che il motore, il movente, non deve partecipare del movimento del mosso. E così è per la mia mano. La mia mano scaglia il sasso verso l'alto, il sasso si allontana dalla mia mano e va verso la sua direzione parabolica, ma la mia mano non segue ovviamente il sasso. La mia mano è immobile non perché non si sia mossa, ma è immobile, capite in che senso? Nel senso che la mia mano non partecipa del movimento del sasso, cioè del movimento dell'oggetto che la mia mano ha mosso. Per questo la mia mano è un motore immobile, d'accordo? Attenzione, un motore immobile può essere anche mosso da qualcos'altro, lo so che può sembrare una cosa strana. Quando un motore, che è un movente, viene mosso da qualcos'altro, bisogna risalire a quello che è il motore immobile primo, d'accordo? Cioè, secondo Aristotele non si può andare all'infinito, non è possibile che ogni corpo sia mosso da qualcun altro e così via. Cioè che un corpo A sia mosso dal movente B e il movente B a sua volta è mosso dal movente C e il corpo C a sua volta, oltre che essere il movente del mosso B, è anche il mosso del corpo D e così via, andando all'infinito. Bisogna ad un certo punto trovare il motore primo. Il motore immobile deve essere
primo o comunque deve essere mosso da qualcosa che a un certo punto è un motore primo, cioè un motore immobile primo è un motore che non è mosso da nessun altro. Faccio un esempio per far capire quando il motore immobile è anche primo. Per esempio, quando io muovo una pietra colpendola con una mazza, d'accordo? La mazza è il motore immobile, cioè la mazza è quella che percuote la pietra, quella che mette in movimento la pietra, ok? Ma la mazza è il motore immobile primo? No, perché la mazza a sua volta è mossa da me. Quindi il motore, la mazza è il motore immobile che mette in movimento il sasso e non partecipa al suo movimento, quindi è immobile da questo punto di vista, ma non è primo. Il motore immobile primo sono io che muovo la mazza che a sua volta colpisce la pietra. Ci siamo? Quindi il motore immobile non è propriamente la mazza, il motore immobile più proprio sono io che ho mosso la mazza, perché io sono il motore immobile primo. Per ogni movimento violento ci deve essere un motore immobile primo e quando non è primo bisogna risalire a ciò che a sua volta lo ha mosso fino a trovare il motore immobile primo che ci deve essere nei movimenti violenti, non si può andare fino all'infinito. Spero di aver chiarito quali sono i movimenti violenti. Ci sarebbero tante cose da dire sul movimento, la fisica aristotelica è fallace, è molto diversa dalla fisica moderna. Per esempio Aristotele non crede al principio di inerzia. Quando lui dice che io lancio con la mano un sasso verso l'alto, verso una direzione differente da quella del luogo naturale, dell'elemento terra di cui è costituito il sasso, lui non pensa che io ho impresso un movimento che viene mantenuto dal sasso finché l'attrito dell'aria non lo smorza. C'è un movimento appunto inerziale che si mantiene nel sasso, che si conserva nel sasso durante il volo. Lui pensa che il sasso durante il volo debba in ogni momento, in ogni millesimo di secondo del volo, essere mosso da qualcos'altro. Quando qualcosa si muove è mosso da qualcos'altro. Attenzione, in ogni momento, cioè all'inizio del movimento il sasso è mosso dalla mia mano, ma poi nel momento in cui si trova nell'aria deve essere mosso dall'aria, cioè ci sono particelle di aria che lo spingono, d'accordo? Continuamente, non vi è un movimento inerziale. Quando poi le particelle di aria non riescono a spingere il sasso, il movimento violento si esaurisce e sul movimento violento prende il sopravvento il movimento naturale e il sasso finirà eh, verso il basso, cioè verso il luogo naturale del suo elemento, cioè l'elemento terra. Allora fate attenzione perché questa teoria dei movimenti violenti o naturali Aristotele li estende anche all'astronomia, anche ai cieli, anche ai corpi celesti. Abbiamo visto che questa è la Terra, quindi il mondo terrestre non riguarda solo proprio il pianeta Terra, ma anche quella che chiameremmo l'atmosfera, d'accordo? Allora, che cosa succede? Succede che al di sopra del mondo terrestre, la Terra, sapete, nel sistema geocentrico aristotelico, la Terra è il punto di riferimento di tutti i movimenti ed è il punto geometrico, il centro geometrico di tutti i movimenti celesti, come adesso vedremo, che i movimenti celesti hanno un riferimento assoluto nel centro della Terra, d'accordo? Quindi è un universo gerarchico che ha un centro preciso dove si può distinguere un più alto, un più basso, un più esterno verso la periferia o qualcosa di più interno verso il centro, d'accordo? Che cosa succede? Succede che
oltre il mondo terrestre, al di là del mondo terrestre, c'è il mondo celeste. Il mondo celeste, attenzione, non è costituito dai quattro elementi del mondo terrestre, terra, acqua, aria, fuoco. Il mondo celeste è più perfetto, cioè è più nobile del mondo terrestre. Secondo Aristotele e tutti gli aristotelici, anche gli scolastici medievali, la vile terra sta al centro, mentre invece ciò che è più nobile, lo so che può sembrare strano, ciò che è più ignobile sta al centro e ciò invece che è più nobile sta alla periferia. Infatti il mondo celeste sta verso l'esterno, verso la periferia dell'universo. Abbiamo nel mondo, attenzione, nel mondo celeste una serie di sfere cave che sono solide. Quindi può sembrare strano, ma secondo Aristotele l'universo, il mondo celeste, al di là dell'atmosfera, è fatto di materiale solido. Per esempio un pianeta, una cometa, non può assolutamente attraversarlo. La teoria era che le comete fossero molto ravvicinate e facessero parte dell'atmosfera terrestre. Ovviamente la teoria è sbagliata. Quindi abbiamo le sfere celesti. Che cosa sono? Sono sfere cave, capite? Cioè sono sfere cave concentriche, l'una più grande dell'altra, perché al loro interno, questo è materiale solido, al loro interno devono essere cave, perché ovviamente al loro interno c'è il mondo terrestre, ok? Siccome la prima di queste sfere celesti solide, che verranno chiamate anche orbi, orbi solidi, è quella della Luna, il mondo celeste in seguito nel Medioevo, il mondo terrestre, scusate, in seguito nel Medioevo sarà chiamato anche mondo sublunare. Perché? Perché il mondo terrestre è il mondo che sta sotto la prima sfera, che ha il raggio minore, la sfera più interna, che è quella della Luna, L. E quindi, siccome il mondo celeste inizia con questa sfera che è la più interna, il mondo della Luna, il mondo terrestre viene chiamato il mondo che sta sotto la Luna, quindi viene chiamato, verrà chiamato anche mondo sublunare. Poi ci sono le altre sfere con i pianeti infissi, i pianeti non si muovono nell'aria o nel vuoto, sono incastrati all'interno di queste sfere cave, ok? Ci sono vari pianeti, varie sfere, tra cui anche quella del Sole, quindi attenzione, anche la Luna e il Sole vengono considerati dei pianeti. La Luna non è un satellite della Terra e non esistono i satelliti. Abbiamo visto che tutti i moti celesti sono costituiti da queste sfere cave, di un materiale che adesso vedremo, che si muovono su se stesse, e il centro di tutti i movimenti è il centro della Terra, non c'è un altro centro del movimento, quindi non esiste un satellite, per esempio la Luna, che si muove intorno a qualcosa che non è la Terra, ok? Perché ci sarebbe un altro centro del movimento, e quindi il Sole e così via. La sfera più esterna, non le facciamo tutte perché è inutile, è la sfera delle stelle fisse, dove su un'unica sfera ci sono tante stelle, ed è l'unica eccezione perché ogni sfera porta in sé un solo corpo celeste, mentre l'ultima fa eccezione, ci sono le stelle cosiddette fisse, d'accordo? Poi l'universo è finito, attenzione, per Aristotele l'universo è infinito nel tempo, cioè nessuno l'ha creato, è sempre esistito andando indietro nel tempo, esisterà sempre, quindi è infinito nel tempo, ma è finito nello spazio, ha un peras, ha un confine, non ha senso chiedersi ciò che c'è oltre il confine. L'universo ha un limite, finisce con la sfera delle stelle fisse, d'accordo? Attenzione, il materiale di cui sono composti queste sfere cave che portano all'interno i pianeti è un quinto elemento, non è un elemento come terra, acqua, aria, fuoco che esistono solo nel mondo terrestre, è l'unico elemento che esiste nel mondo celeste, che costituisce le sfere del mondo celeste, e Aristotele lo chiama etere, sarà anche chiamato cristallino. Siccome il mondo celeste è più nobile del mondo terrestre, ha un materiale più nobile, d'accordo? A differenza di fuoco, aria, acqua, terra, è costituito da etere o da quinto elemento, che è una specie di diamante
inscalfibile, senza peso, senza colore, senza alcun tipo di trasformazione. Quindi attenzione, queste sfere cave si muovono con un movimento circolare su se stesse, però attenzione, pur muovendosi non danno luogo ad alcuna trasformazione. Ciascuna di queste sfere cave, attenzione, è eterna, è immutabile, sempre uguale a se stessa, resterà così per l'eternità. Non puoi andare su una sfera cava e farci un buco, d'accordo? Oppure colorarla. È impossibile. Non sono soggette ad alcun movimento, ad alcun divenire, ad alcun movimento di trasformazione. Anche i movimenti sono diversi perché le sfere cave si muovono, nel mondo celeste esiste un unico movimento per queste sfere cave, per questi orbi solidi, cioè il movimento circolare uniforme eterno. Non c'è il fatto, non può esistere che una di queste sfere celesti acceleri oppure diminuisca il suo movimento. Il movimento è uniforme, il movimento è sempre uguale a se stesso ed è il movimento di una sfera cava che si muove intorno a se stessa, intorno al proprio asse, senza andare ad occupare altro spazio se non quello dove si trova, ed è sempre lo stesso spazio all'interno del quale avviene il movimento. L'etere, che verrà appunto chiamato cristallino, è, a differenza di aria, acqua, terra e fuoco, è un materiale, non è un elemento come quelli terrestri, è un materiale perfetto, un materiale inscalfibile, senza peso, senza alcuna caratteristica, senza odore, senza temperatura, senza colore, d'accordo? Assolutamente trasparente, infatti noi le sfere cave non le vediamo, vediamo solo i pianeti, d'accordo? E quindi attenzione, i pianeti si muovono, ripeto, non all'interno dell'aria o all'interno del vuoto, i pianeti si muovono seguendo il movimento di ogni sfera cava, capite? Sono portati dalla sfera cava, è come se ci fosse un anello, ok, con un brillantino. E il brillantino è incastrato nell'anello, ok? Quindi il brillantino quando si muove, quando io faccio muovere l'anello, il brillantino incastrato nell'anello, attaccato all'anello, si muove. Così vale per i pianeti, che sono costituiti anch'essi da etere o cristallino, e quindi, a differenza che sulla Terra, all'interno, all'interno di ciascun pianeta, sulla superficie di ciascun pianeta, non c'è alcun tipo di trasformazione. Gli antichi o Aristotele non credevano nelle macchie solari, d'accordo, in alcun altro tipo di trasformazione, nelle stelle che, non lo so, esplodono, nelle supernove. No, è impossibile, sono sempre uguali a se stesse per l'eternità. Quindi spero che sia chiaro, c'è la cosmogonia aristotelica, il cielo, l'astronomia aristotelica è qualcosa di molto diverso rispetto all'astronomia attuale, d'accordo? Ovviamente noi sappiamo che è tutto falso, però l'importante appunto è capire qual era la mentalità, qual era la teoria di Aristotele. Voi sapete che l'auctoritas, il carisma di Aristotele, la sua influenza culturale vastissima ha fatto sì che, insomma, fino a Copernico oppure a Galileo, per circa 2000 anni si sia mantenuta la fiducia, la credenza in questo sistema in cui la Terra è al centro dell'universo, il Sole e tutti gli altri pianeti, anche le stelle, girano equidistanti dalla Terra, appunto all'interno di questi orbi, girano intorno alla Terra di movimento circolare, eterno, uniforme, e quindi è molto diverso dal cosmo che poi sarà il cosmo copernicano, perché fate attenzione, capite bene che questo modello di cosmogonia, di astronomia aristotelica, è fortemente gerarchico, cioè c'è una zona più ignobile che è il mondo terrestre e c'è una zona più nobile che è il mondo celeste, ok? Quindi l'universo non è come poi penseranno
Copernico, ma soprattutto dopo di lui Giordano Bruno, Galileo oppure altri. Non è un universo omogeneo, cioè uguale in tutti i punti. Tu vai in qualunque punto dell'universo, trovi gli stessi materiali, ma soprattutto trovi le stesse leggi fisiche, le stesse leggi del movimento. No, non è un universo uguale, uniforme, un universo omogeneo, uniforme in tutti i luoghi, è un universo eterogeneo, diviso in due zone ben distinte. Il mondo terrestre dove ci sono le trasformazioni, Aristotele dice che i mutamenti, le nascite, le morti, le generazione, corruzione, i mutamenti che abbiamo visto prima, sono dati dalla commistione, dal mettersi insieme, dallo staccarsi, insomma, dalla commistione, dal mescolamento degli elementi terra, acqua, aria e fuoco, ma Aristotele ammette anche due contrari che prende dalla tradizione, cioè freddo caldo e secco umido, ok? Mentre invece nel mondo celeste non vi è nessun tipo di mutamento, ma solo queste sfere cave di etere cristallino perfette, immutabili, che girano per l'eternità intorno al proprio asse. Quindi capite che significa che nel mondo celeste più interno ci sono delle leggi fisiche, in particolare le leggi del movimento, che sono diverse dalle leggi fisiche delle leggi del movimento che vigono nel mondo celeste, ok? A seconda della zona in cui tu ti trovi, tu hai differenti leggi fisiche, quindi l'universo non è omogeneo, non solo perché i materiali di cui è fatto il mondo celeste, cioè l'unico materiale, l'etere cristallino, è diverso dai materiali di cui è fatto il mondo terrestre, ma proprio perché essendo il mondo celeste più nobile del mondo terrestre, ha appunto un materiale più nobile, l'etere cristallino, che essendo più nobile si muove di un movimento più perfetto rispetto ai movimenti del mondo celeste, che sono movimenti violenti o anche quando sono movimenti naturali, abbiamo visto, sono movimenti rettilinei. Il movimento rettilineo, il movimento naturale dei quattro elementi del mondo terrestre, è un movimento più scadente, il movimento rettilineo è un movimento meno nobile, invece il movimento circolare, uniforme eterno delle sfere celesti intorno al proprio asse è un movimento più nobile, capite? Quindi tu ti trovi nel mondo terrestre, avrai dei materiali, degli elementi diversi che lo costituiscono, che sono meno nobili e quindi avranno leggi del movimento che sono diverse da quelle del mondo celeste e meno nobili. I movimenti sono rettilinei, spesso violenti o comunque terminati. Invece tu vai nel mondo celeste, alla periferia c'è una maggiore nobiltà e quindi vigono delle leggi fisiche completamente diverse. L'etero cristallino è il materiale più perfetto che possa esistere, è la materia più nobile che possa esistere e quindi si muove del movimento più nobile che possa esistere, cioè il movimento appunto circolare, uniforme, eterno. Questa insomma più o meno è l'astronomia di Aristotele, d'accordo? Ci siamo? Allora fate attenzione, come e perché ci sono i movimenti nell'universo. Noi abbiamo visto che i movimenti del mondo terrestre sono naturali oppure violenti, però attenzione, Aristotele tende in seconda battuta, a differenza di quello che vi ho detto, a ricondurre anche i movimenti e i mutamenti di qualunque tipo, attenzione, del mondo terrestre, a ricondurli ad una causa che proviene dal mondo celeste. Che significa? In realtà Aristotele, abbiamo visto, elabora la teoria del motore immobile primo, che è un movente, e del mosso, per il mondo terrestre, mentre sembrerebbe che nel mondo celeste, no, le sfere celesti che si muovono di movimento circolare uniforme intorno a se stesse abbiano questo movimento come un movimento naturale, spontaneo, e invece no.
Aristotele tende appunto ad estendere la sua teoria del motore primo immobile anche al mondo celeste. Attenzione, cioè il mondo celeste è mosso da un motore primo immobile. Già sappiamo qual è, perché io vi ho già parlato di Otheos, di Dio, quando abbiamo nella lezione sulla metafisica dell'ente in quanto ente, perché la scienza dell'ente in quanto ente si occupa anche di Otheos, il Dio, non che Aristotele sia appunto monoteista, perché è politeista, il Dio, il membro di una classe di divinità o comunque l'appartenente ad uno spazio del divino che nulla ha di antropomorfo. Abbiamo già visto appunto quando abbiamo parlato di Dio nella lezione dell'ente in quanto ente che Dio è pensiero di pensiero, ma la seconda cosa che fa Dio è l'attività di muovere l'universo. Dio si trova, lo so, è l'unica sostanza, vi ricordate, Dio che è immateriale, non ha una materia ma soltanto la forma, è forma pura ed è anche atto puro, non è mai esistito in potenza, queste cose appunto le abbiamo dette nella lezione precedente. Aristotele lo deve comunque mettere da qualche parte perché per Aristotele non esiste un mondo intelligibile ma solo il mondo sensibile, quindi Dio dice che si trova nei pressi dell'ultima sfera. Non si capisce bene cosa significhi, non dovrebbe potersi trovare al di là dell'ultima sfera perché l'universo finisce con l'ultima sfera. Comunque dice che Dio si trova nei pressi dell'ultima sfera e funge, l'abbiamo già visto ma lo ripetiamo meglio, l'abbiamo già visto nella lezione che ho già richiamato, Dio funge da motore immobile primo, come me quando scaglio una pietra verso l'alto. Però attenzione, questo motore immobile primo, a differenza di me stesso che scaglio la pietra verso l'alto, è un movimento immobile primo che, a differenza dei motori immobili del mondo terrestre, è un movimento immobile primo eterno, perché abbiamo visto che l'universo è infinito nel tempo, quindi le sfere celesti si muovono del movimento più perfetto dall'eternità e si muoveranno di questo movimento per l'eternità. E quindi ovviamente il motore immobile primo, Dio, deve essere eterno tanto quanto le sfere celesti, come le sfere celesti e come il movimento delle sfere celesti. Come fa Dio, il motore immobile primo eterno, a muovere le sfere celesti? Attenzione perché qui Aristotele scrive una cosa diversa a seconda dell'opera in cui scrive. Cioè, nella fisica lui si limita genericamente a dire che questo motore immobile primo eterno, Dio, si trova nei pressi dell'ultima sfera e in qualche modo muove l'ultima sfera che a sua volta muove le sfere più interne. Il testo non è chiaro, ma sembrerebbe muovere per contatto, cioè in qualche modo spinge, muove, mette in movimento la sfera celeste. Come può un essere immateriale che non occupa uno spazio, come Dio, il motore immobile primo eterno, mettere in moto, no? Spingere, mettere in moto una struttura che è materiale? Come fa qualcosa che è immateriale, che non ha una materia, a spingere, a mettere in moto, ad essere il movente di qualcosa che viene mosso? Sembrerebbe che muova per contatto, ma che contatto può avere un Dio, cioè una sostanza che è l'unica sostanza che non ha la materia, non occupa uno spazio. Infatti, attenzione, mentre nel decelo sembrerebbe che ci siano, attenzione, vi ho detto il politeismo, tanti motori immobili, primi eterni per ognuna delle sfere celesti, nella metafisica, in una paginetta breve breve, Aristotele parla di Otheos, di Dio, è una pagina molto famosa e cambia idea. Dice che Dio non muove per contatto l'ultima sfera, ma muove idealisticamente, senza contatto, cioè muove finalisticamente. Il movimento è comunque un motore immobile primo eterno, ma non muove come io muovo il sasso quando lo lancio verso l'alto, cioè
per spinta, sulla base di una causalità efficiente, meccanica. La causa efficiente, no, viene chiamata da Aristotele anche causa motrice. Non muove come causa efficiente o causa motrice, muove, cioè è il motore, è l'ultima sfera delle stelle fisse, è il mosso. Però muove idealisticamente, muove finalisticamente. In che modo? Muove come l'amato muove l'amante. Che significa? Muove per amore. Significa che, attenzione, l'ultima sfera, quella delle stelle fisse, è una dottrina molto simpatica e in qualche modo ama il motore immobile, si accorge della sua presenza ed è Dio e lo ama. Quindi attenzione, l'ultima sfera, la sfera delle stelle fisse, è l'amante, mentre Dio è l'amato, il motore immobile, primo eterno, è l'amato, è l'oggetto d'amore. Come può l'oggetto d'amore, l'amato, spingere l'amante a muoversi, mettersi in movimento? In questo modo. Quando qualcuno ama qualcun altro, cioè un amante ama un amato, vuole assomigliargli, è vero? Quando voi amate qualcuno, qualcuna, volete assomigliargli? Volete assomigliarle? Volete essere come lui o come lei? Secondo Aristotele sì, quindi l'ultima sfera vuole assolutamente assomigliare al motore immobile primo eterno. Assomigliargli in che cosa? Nella caratteristica che lo rende perfetto, cioè il fatto di essere immobile. Cioè l'ultima sfera, quella delle stelle fisse, amando il motore immobile Dio, vuole somigliargli, quindi vuole essere immobile come lui. Ok? Non può essere immobile perché, avendo una materia a differenza di Dio che non possiede materia, deve per forza muoversi, perché secondo Aristotele anche una materia perfetta come l'etere e il cristallino deve muoversi per forza, d'accordo? Però attenzione, cosa fa la sfera, l'ultima sfera delle stelle fisse? Volendo assomigliare a tutti i costi al motore immobile, non può essere immobile come lui, però può muoversi, attenzione, dell'unico movimento che somiglia all'immobilità. Qual è l'unico movimento, il più perfetto di tutti, che somiglia all'immobilità, che somiglia alla quiete? È appunto il movimento uniforme di una sfera che si muove su se stessa, sul proprio asse. Una sfera che si muove uniformemente sul proprio asse ed è perfetta, è trasparente, non c'è sopra un puntino, non c'è nessun punto di riferimento, sembra ferma. Immaginate che voi da lontano vediate una sfera, un diamante perfetto, d'accordo? Che non ha né un puntino, nessun punto di riferimento, è del tutto trasparente, perfetto, che si muove su se stessa. Venendolo da lontano non notereste che si muove, pensereste che sia fermo, è vero o no? Perché non ci sono punti di riferimento. A differenza degli altri poliedri, una sfera che si muove in maniera perfetta lungo il proprio asse, pensateci, occupa sempre la stessa regione dello spazio, cioè si muove su se stessa. Non è come un cubo, no? Che ha gli spigoli e quindi ci sono regioni dello spazio che alternativamente sono libere o sono occupate da parti del cubo. Una sfera che si muove su se stessa lungo il proprio asse si muove sempre nello stesso spazio e quindi sembra immobile, è l'unico movimento che somiglia all'immobilità, cioè alla quiete, e quindi capite, la sfera delle stelle fisse si mette in movimento per amore, perché viene mossa idealisticamente, finalisticamente per amore dall'oggetto d'amore, dall'oggetto amato, cioè da Dio. Per voler somigliare a Dio, la sfera delle stelle fisse si inizia a muovere di movimento circolare, uniforme, eterno. La sfera più interna, quella leggermente più interna, vede la sfera più esterna,
anch'essa vuole somigliare alla sfera più esterna e si mette anch'essa in movimento circolare uniforme e così via. Ogni sfera più interna vede quella più esterna che si muove e inizia a muoversi. Quindi capite, Dio idealisticamente ha comunicato, ha messo in moto la sfera più esterna, che ha messo in moto quella un po' più interna, che ha messo in moto quella più interna, e quindi diciamo alla fine si muovono tutte le sfere, d'accordo? Quindi il principio primo di movimenti, di tutti i movimenti dell'universo e di tutti i mutamenti, attenzione, delle trasformazioni che ricordate per Aristotele sono del tutto identiche all'universo, è Dio il motore immobile. Attenzione, quando inizia a muoversi anche la sfera del Sole, il Sole causa tutti i movimenti sulla Terra, facendo mescolare in un certo modo fuoco, acqua, aria e terra, no? I quattro elementi. Quindi il Sole muovendosi con l'alternanza delle stagioni, freddo, caldo, eccetera, produce il Sole tutti i movimenti sulla Terra e nel mondo terrestre. Quindi vedete che in maniera indiretta il motore immobile primo eterno non fa muovere soltanto la sfera più esterna, in maniera indiretta le fa muovere tutte e poi la sfera del Sole muovendosi, trascinando il Sole al suo interno, muovendosi con l'alternanza delle stagioni, produce tutti i movimenti e i mutamenti sul pianeta Terra e nel mondo terrestre, quindi anche tutte le trasformazioni, ma anche la nascita, la morte, la generazione, la corruzione. In ultima analisi, tutti i mutamenti e tutte le trasformazioni e tutti i movimenti sulla Terra e nel mondo terrestre derivano dal movimento delle sfere celesti e in particolare dal movimento di quella del Sole. In questo modo viene spiegato il movimento, il mutamento della Terra e quindi capite che il motore immobile primo eterno diventa il principio di tutti i movimenti e i mutamenti dell'universo. Questo quindi è il quadro della cosmologia, dell'astronomia geocentrica aristotelica. Spero di essere riuscito a spiegarmi in maniera chiara e comprensibile. Continuiamo naturalmente con Aristotele la prossima volta. Penso che la prossima volta dovremmo parlare della sua dottrina dell'anima e della sua dottrina della conoscenza, che sono strettamente legate e sono entrambe illustrate nell'opera De Anima, nella dizione latina, per il Psyches in originale, l'opera sull'anima di Aristotele. Arrivederci a tutti, grazie.